Tante volte mi è successo di avere un sacco di cose da fare e purtroppo tutte queste cose, dover trovare il tempo per dedicarli ai mezzi è sempre stato un grosso problema. Tante volte ho pensato purtroppo di smettere anche di fare questa cosa, però poi dopo c'è stata una cosa che mi ha sempre tirato, che è stata la community. Perché avere un sacco di amici, perché ormai sono amici, che ti chiamano e ti dicono: "Oh Alfredo, mi è arrivato il Begod T4, lo conosci?" Certo che lo conosco. Ecco, perché non vieni a recensirlo? Poi ti dà lo stimolo, cioè come fai a smettere? Bisogna essere continui. E infatti quest'oggi, ragazzi, vi porto un mezzo che in pochi hanno visto su YouTube, e questo grazie a uno della nostra community. Quindi qua sotto trovate tutti i link per venire nel nostro canale e per stare con noi, per stare in contatto con noi. Quest'oggi sono qui per presentarvi Begod T4. Il mini master, quello che in tanti che girano in monoruota cercavano, l'abbiamo trovato. Quindi adesso andiamo con la sigla e vi presento Begod T4. Vai! Qui troviamo l'apoteosi della portabilità. Già il monoruota di per sé è un mezzo straportatile, qua troviamo il compromesso giusto per poterselo portare sempre in ogni posto. Abbiamo un'altezza di 66 cm per 40 cm, 45 cm lungo per circa 27 cm di larghezza. Questo tutto quanto, questo mezzo bello compatto per tutte le situazioni, ha un peso di 30,5 kg, 30 kg e mezzo, che lo rendono veramente un mezzo straportatile. Ora qui in questo del nostro amico Giovanni troviamo due pezzi che non fanno parte del monoruota. Infatti troviamo la maniglia anteriore e la maniglia posteriore che sono fatte appositamente aftermarket da un membro della nostra community, dove grazie a queste riusciamo ad impugnarlo bene per poterlo portare con più tranquillità e tirar su. Infatti vengono usati soprattutto per tirarle su queste maniglie. La cosa principale che è da sapere di Begod T4 è la dimensione della ruota. Quindi abbiamo la prima ruota ammortizzata con un diametro di 16 pollici, 16x3. Qui troviamo una gomma montata con dei tasselli di anche una bella entità, che permettono di avere una buona stabilità un po' su tutte le superfici di terreno. Altra cosa che ci fa capire che può andare molto bene in fuoristrada è l'altezza delle pedane da terra. Infatti le troviamo a circa 23 cm. 23 cm non sono pochi, infatti inizialmente vi sembrerà di essere un po' sul trespolo, però vi posso assicurare che sull'utilizzo fuori strada il mezzo con queste pedane belle alte riesce a darvi una bella gestione, e soprattutto non avrete mai paura in piega, magari in una curva un po' disconnesso, di arrivare a toccare le pedane per terra, che questa cosa purtroppo vi farebbe creare un po' di instabilità, e sicuramente non è una cosa carina avere instabilità in fuoristrada. T4 monta un motore da ben 2500 watt che riesce a erogare una velocità massima di 68 km/h, che per un mezzo così piccolino vi posso dire che non sono veramente pochi. In più riesce ad avere una potenza, un bel torque che vi permetterà di salire pendenze fino a 25 gradi. 25 gradi sono una bella salita, bella tosta e soda. In più, aiutati con questi bei pad, vi darà una bella stabilità e soprattutto vi riuscirà a far sfruttare appieno tutta la potenza del motore. Ovviamente 68 km/h evitate tranquillamente. E ora, rimanendo sempre sulla parte laterale, qua troviamo i due pacchi batteria, che secondo me purtroppo sono la prima nota dolente di questo T4, perché vabbè, sono messi nel punto dove sono messe tutte quante. Sono due bei pacchi, anzi sono 4 bei pacchi di batterie, ma dato che, come abbiamo detto, questa sua peculiarità, questo suo modo di essere vi porterà a fare dello sterrato del fuoristrada, secondo me non è stata una gran pensata quella avuta da Begod, cioè mettere i coperchi delle batterie in plastica. Cioè qui purtroppo sono delle cose troppo importanti. Le batterie messe così, scoperte fra virgolette, secondo me rischiano di essere un problema per chi va a fare l'off-road, quello serio, quello pesante. Begod, perché?
L'autonomia dichiarata da Begode per questo T4 è di circa 150 km/h, però ovviamente questo a 20 km/h come l'azienda vi dice di guidare il monoruota. Ovviamente non ci andrete mai, sarete sempre su velocità un pochino più grosse e soprattutto i pesi non saranno sicuramente quelli cinesi, quindi i 150 km di autonomia sicuramente ve li sognate. 1800 Wh di batterie vi permettono di fare tranquillamente 80-90 km. In circa 3 ore e mezzo con il caricabatterie in dotazione da 5 Ah riuscite a riportare la batteria dallo 0 al 100%. Questo è un grosso complimento, devo farlo a Begode, perché di solito si trovano quei caricabatterie lenti che purtroppo mettono un casino di tempo per ricaricarsi, ovviamente, giustamente. T4 lo potete andare a ricaricare tramite le due porte che trovate sotto alla maniglia trolley, che vi permettono di dimezzare ancora il tempo. Avendo avuto questa bella pensata Begode di mettere un caricabatterie veloce in confezione, la vedo una cosa inutile. Di sicuro non vi servirà avere un altro caricabatterie, però chi ne avesse bisogno di sicuro ha la possibilità di farlo, quindi grosso applauso a Begode. E come vi ho detto all'inizio è una ruota da 16 pollici ammortizzata e troviamo due ammortizzatori nelle pance laterali più il sistema di leveraggio qua nella parte posteriore. Mi ha fatto subito una bella sensazione, riesce ad avere non tanta escursione, perché comunque l'escursione parliamo di 2-3 cm, però è sempre bella grintosa, cioè si vede che lavorano bene insieme, e riesce ad avere una buona sospensione sia in compressione che anche in rilascio. Tutto il lavoro che poi dopo va a mischiarsi insieme a quello della gomma, perché troviamo una gomma da 16 pollici x 3, come vi dicevo prima, tassellata, che ha una bella pancia. Essendo bella alta la gomma e lavorando insieme a una sospensione, il comfort di guida è veramente valido. Questa gomma vi devo dire che avendola provata da subito vi dà una sensazione un po' come se fosse quadrata, diciamo, perché probabilmente arrivando a lavorare poi dopo sui dentini laterali tende a posarsi sul lato. Non è una cosa che vi farà star male, però di sicuro è bene saperlo. Delle nuove uscite, questo trolley di Begode è uno dei migliori, perché è situato secondo me nel punto giusto, cioè nella parte centrale del monoruota. Vi riesce a dare una buona manovrabilità, perché comunque se dovete fare delle curve riuscite a farglielo fare, e poi dopo è bello stabile, perché io ne ho sentito qualcheduno proprio in questi giorni che è un po' ballerino. Questo è ballerino, però è solido, quindi comunque riuscite a utilizzarlo bene. Altro punto fondamentale di tutti i nuovi monoruota sono i display, perché adesso la nuova tendenza nel mondo del monoruota è avere un display che vi possa permettere di essere slegati da questo. Quindi qua nella parte anteriore, proprio in mezzo alle ruote, troviamo un display dove possiamo vedere, oltre alla velocità attuale che stiamo facendo, in più vediamo il livello della batteria e i chilometri fatti. Non so quanto si sia visto, perché bello, fatto bene, il problema è che con un po' di luce si vede veramente male. Cioè, io vi giuro che con gli occhiali, forse perché sono polarizzati, no, si vede poco, è una cosa oggettiva. Questo monoruota lo potete trovare da Overwheel, vi lascerò il link in descrizione, con 2.599 euro ve lo porterete a casa. Il prezzo diciamo che non è proprio economicissimo, però se andiamo a vedere la particolarità del mezzo, cioè una ruota da 16, quindi portatile, con le caratteristiche di qualità di motore, comunque non gli manca niente, quindi secondo me è un ottimo compromesso. Cioè chi ha bisogno di portabilità, di prestazioni e soprattutto una ruota ammortizzata, al momento sul mercato c'è solo lei, e questo me la fa desiderare tantissimo, perché io secondo me nel primo livello della soddisfazione che mi dà una ruota, per me è la portabilità. Infatti avere una ruota portatile che comunque riesce a stare dietro a tante altre, che ha una bella autonomia e che comunque è piacevole nella guida, me la fa subito piacere. Di contro devo ammettere che toccandola, qualitativamente, la qualità costruttiva, diciamo che Begode potrebbe far di meglio. Ha dei grossi plasticoni, le gomme che ci sono, sì, sono gomme morbide, comunque ve la proteggeranno, nel caso in cui vi caschi state tranquilli che questa non si farà mai niente, e questo è un grosso lato positivo. Il problema è che, sentendo anche altri pareri di altri amici con il fratello maggiore, il master, molto spesso gli utenti ci devono mettere le mani. Di sicuro è uno di quei mezzi per chi
cerca monoruota e gli piace fare il best buy. Il rapporto qualità-prezzo su Begod è altissimo e vi dico che a me questo T4 mi è piaciuto come si guida, mi è piaciuto tutto. E niente, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di queste recensioni monoruota, se il monoruota è un mezzo che vi potrebbe interessare, se vi piacciono altri monoruota fatecelo sapere qua sotto, in modo che noi cercheremo di portarveli. Sto cercando di ampliare anche il mondo del monoruota perché secondo me è un mezzo in evoluzione, pian piano sta prendendo sempre più piede. Quindi fateci sapere tutto qua sotto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazzi, ricordatevelo, il futuro è elettrico.